Possiamo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Ben ritrovati amici di Radio Rossonero, buongiorno a tutti qui dalla radio, è lunedì 23 dicembre del 2024, antivigilia di Natale, nel senso che è la vigilia della vigilia. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, soprattutto a chi ci supporta con i like, con le condivisioni, con i commenti, con le donazioni, con gli abbonamenti. Insomma, ragazzi, grazie di cuore, buongiorno a tutti e insomma, buon clima natalizio, non so come definirlo, buon freddo, perché dove sono io fa freddissimo. Ecco, direi così. Sì, contate che non è né a Cortina né da altre parti, però insomma, vabbè, ha freddo. No, però c'è tanto vento, cioè sono un po' in corsivo io in questo momento perché c'è tanto vento. Va bene, carissimi milanisti, in questo caso, tanto siamo tra di noi, è giusto anche così. Oggi ci dividiamo un pochino in due, come avete visto magari nei nostri social, oltre all'editoriale che è già uscito, adesso Mattino Milan, nel pomeriggio una versione short del talk e quindi questo chiuderà all'incirca lunedì. Non troverete stasera la stanza di bottoni perché è già uscita ieri sera, quindi se per caso qualcuno se l'è persa, riavvolgete il nastro, la trovate sul canale. Domani, dopodomani e il 26 invece, vigilia, Natale e Santo Stefano, saremo in pausa, a meno di cataclismi incredibili, ma insomma non ci sono cambi di panchina all'orizzonte, non ci sono cambi di proprietà all'orizzonte e quindi ci ritroveremo poi il 27 per avvicinarci a Milan-Roma del 29. Partiamo, Henry, con quello che è impropriamente uscito ieri, perché in realtà sono parole di aprile pubblicate all'incirca in settembre e poi ieri rese di pubblico dominio dal sito della Harvard University, che Sì. insomma riassumono una lunghissima parte di dipendenti del Milan che vanno dal proprietario all'amministratore delegato, al direttore tecnico, all'advisor, cioè Ibra, a il CFO, a Tania Moreno per quanto riguarda anche lo stadio, un membro del CDA che ci ha spiegato che bisogna spiegare ai tifosi quanto invece è diverso vincere oppure progettare in 5. Vabbè, insomma, adesso tra poco ve le leggiamo, ci facciamo questo bagno di realtà, chiamiamola così, perché non possiamo fare diversamente e partiamo tra poco a leggervi le parole, Harry. Ovviamente le riassumiamo un pochino, perché la maggior parte le trovate sul sito, una buona parte le avete trovate nell'editoriale, qui le riassumiamo e le commentiamo. Piccola postilla prima di partire. So e sappiamo perfettamente che sono parole di aprile, quindi molto datate. Sono uscite in settembre, quindi anche qui datate. Postilla, non c'è stata una dichiarazione diversa da queste che sono state date in aprile e uscite ora che smentiscono, tra virgolette, le parole di aprile. Quindi, che siano state di aprile, che siano di ieri, dell'altro ieri o di un mese fa, è esattamente la rappresentazione plastica di quello che è il pensiero della proprietà e della dirigenza del Milan, perché in questi mesi non è successo niente di diverso Niente di e diverso. detto niente di diverso. Quindi, Aggiungo una cosa, Simo, se mi permetti. Ho letto ieri che insomma queste parole sono uscite adesso per destabilizzare l'ambiente dopo la vittoria ma che vittoria! destabilizzare che cosa? Mm. Destabilizzare cosa precisamente? Cosa c'è Un ottimo campionato. cosa c'è di intatto, integro, perfetto, ineluttabile in questo momento che si deve destabilizzare? Niente, quindi cioè non è che destabilizzano, confermano e basta. Io credo che siano stati Passiamo. più Dimmi. no, dico, credo che i tifosi siano stati piuttosto chiari durante Verona-Milan per 95 minuti su quella che è la loro idea. Non c'è bisogno di destabilizzare o non destabilizzare, cioè è così. Passiamo mesi, settimane a preoccuparci della forma, perché probabilmente siamo figli di questa proprietà in parte, cioè ci
diciamo così, ci preoccupiamo di farci belli o di pensare che il problema sia quando siano uscite o se per caso addirittura destabilizzano l'ambiente, non il contenuto, cioè la ciccia. Il problema sono il resto. Io invece andrei sulla ciccia. Prima di tutto, Henry, visto che è una parte brevissima, io aprirei con una chicca clamorosa, ovvero le parole di Geoffrey Moncada. Non la prima su Tijani Reinders, che vabbè, fa anche un pochino storia a sé, perché ovviamente, come al solito, si prende ad esempio forse uno dei migliori acquisti insieme a Pulisic degli ultimi 2 anni. Perché invece se il ragionamento lo fai su altri 3, 4, 5 che abbiamo comprato a più o meno la stessa cifra, il discorso cambierebbe, ma tant'è. La perla è l'ultima, cioè, ma cosa ti viene in mente di dire in pubblico che hai provato a ingaggiare Vinicius e Bellingham, ma non potevamo competere con Real Madrid e quindi dobbiamo accettarlo? Io Simo, ieri sono andato a uno showroom, ho provato a comprare una Ferrari, devo dire che ho cercato di scovarla, di scoprirla, però non potevo competere ovviamente con chi poteva permettersela. No, ma al di là Non, della competizione, Harry, cioè, non commento, sì, ma io non commento perché siamo un canale YouTube, perché comunque voglio che questo canale YouTube continui a esistere, a produrre dei video, quindi non commenterò questa frase su Bellingham e Vinicius, cioè preferisco non farlo, ecco, lascia a te, perché io preferisco non farlo. ma no, ma cioè, ma da chi, tra virgolette, si professa capo scout da anni e che doveva portare le proprie competenze per migliorare la squadra, mi aspetto che queste competenze venissero messe al servizio di uno, due o tre colpi di giocatori, anche giovani, magari poco conosciuti, o quello che è in realtà, per poi farli scoppiare al Milan. In parte, forse l'unico che ha queste caratteristiche, cioè che era poco conosciuto, è Reinders stesso, che comunque giocava titolare nella Z. Cioè. Poi colpi come sono stati, tra virgolette, imputati di non essere stati fatti nella passata gestione perché i cattivi erano i due dirigenti che avevano detto no al povero Moncada che aveva segnalato i nomi e adesso che invece da 2 anni ha il potere di farlo, non ne vedo onestamente di tutti questi colpi, ma il problema adesso è che non siamo riusciti a ingaggiare Vinicius e Bellingham, che lo vede anche un cieco probabilmente che erano buoni. Probabilmente anche uno che gioca a bocce vede che questi due a calcio sono bravi, ma Non commento io, è c'è un meglio che non... distaccamento della realtà tra il proprietario e la dirigenza che è, cioè con la realtà, mostruoso. Sì, Allora, partiamo. Queste le parole di Forlani. Per Elliott la priorità è ristrutturare la squadra e smettere di perdere soldi. Per Red Bull la priorità è migliorare la squadra per far progredire il business. E mentre per Elliott l'attenzione era concentrata principalmente sull'aspetto sportivo, ora l'attenzione è probabilmente equiamente divisa tra l'aspetto sportivo e il resto del business. Con Elliott il nostro obiettivo era fermare le perdite, vincere con i nostri mezzi, vivere, scusate, vincere, sì, buonanotte. Dovevamo concentrarci sul miglioramento delle nostre prestazioni in campo. Sapevamo che se non avessimo vinto più partite, i tifosi avrebbero smesso di venire, eccetera, eccetera. Vabbè, la parola vincere, come detto, l'ho messa io perché forse per sì. deformazione da tifoso l'ho messa. Ma insomma, questo è in questo momento, ovvero una società, come spiega la D, che è equamente divisa tra business e parte sportiva. Equamente. L'equamente divisa ci facciamo finta di crederci, Simo, perché facciamo finta di crederci. Divisa sicuramente tra parte sportiva e parte business. È l'equamente che a me non convince più di tanto, cioè secondo me c'è un po' più c'è tanto più peso sulla parte business che su quella sportiva. Magari mi sbaglio, non lo so, magari la penso male io, sono io in malafede, non lo so. Mm. Questa era la parte legata alla cessione, però insomma non c'è granché da raccontare, se non che nell'ultima parte spiega
Ad esempio, in 4 giocatori che costano ciascuno 20 milioni, tutti si rivelano terribili. Quegli asset tendono rapidamente a perdere valore e non saremo quindi in grado di rivenderli. La gestione finanziaria della nostra squadra è estremamente importante. A volte si tratta semplicemente di come strutturiamo il contratto. Ma allora, il problema è che, lo abbiamo visto anche sulla nostra recentissima pelle, molti dei nostri acquisti sono fatti più con questa mentalità, cioè che non è sbagliata in sé per sé, che non deve mancare, non sto dicendo questo. Perché non è che si può spendere e espandere senza avere un minimo di logica, non sto dicendo questo. Ma sto dicendo che se prendi Pavlovic e lo paghi una certa cifra, perché pensi che poi tra 3-4 anni giocando, eccetera, eccetera, possa vedere di più, ma poi lo metti in una squadra che non difende in quel modo, che non gioca in quel modo, e Pavlovic inizia a sedersi e per 6 mesi fa 10 apparizioni da titolare, forse, tirate per i capelli, non lo so. Il problema è questo. Cosa è successo all'acquisto di Pavlovic? Che si siede. No, il problema sì, ma è sempre lì, cioè che tu dai più peso anche negli acquisti a il come viene fatto un acquisto, a se è un giocatore entro una certa età e quindi tra un po' di anni è ancora rivendibile, entro una certa cifra e quindi con gli ammortamenti vari la plusvalenza è facile da fare, entro certi parametri appunto anche dal punto di vista di crescita e via dicendo. Ma dando peso a quelle cose lì, arrivi ad acquistare appunto un Pavlovic e magari a rinunciare ad altri giocatori. Vai a acquistare appunto un Musa senza sapere che ruolo fa, senza sapere se all'allenatore piace, non piace, lo vuoi schierare, non lo vuoi schierare, è congeniale al tuo gioco, eccetera. E questo su cui torno io quando parlavo prima dell'equamente divisa tra parte sportiva e parte business, perché anche negli acquisti, cioè anche negli innesti della rosa e della squadra, si pensa più al business che alla parte sportiva. Anche nella scelta dell'allenatore si pensa più al business che alla parte sportiva. In tante cose si pensa più al business che alla Quella parte dell'allenatore soprattutto. quindi è inutile che mi vengono a dire è equamente divisa. Loro pensano che sia equamente divisa e allora non basta. E allora bisogna mettere più peso alla parte sportiva. È Guarda, così. per paradosso ti dico, vuoi fare questo discorso? E allora in panchina devi mettere uno che lo sappia realmente fare Anche. bene questo discorso. Te ne dico uno su tutti, ovviamente, che forse è il migliore di tutti in questo. A Giampiero Gasperini danno giocatori anche spesso da risistemare, da rimettere in piedi. L'ultimissimo in ordine d'apparizione è Zaniolo, che dai sta rimettendo in piedi o forse ha già rimesso in piedi. Questo perché prende, lavora, migliora e nel caso rivende, ma rivende vincendo in tutto questo perché ha vinto l'Europa League, è in testa al campionato, stabilmente in Champions League più o meno quasi sempre, comunque fa le coppe europee partendo dalla base dell'Atalanta ovviamente, col Certo. motore dell'Atalanta, col bacino d'utenza dell'Atalanta, con tutto quello che è comunque una squadra che sta facendo molto bene, ma ha un bacino provinciale ancora. Sì, non ha le pressioni del Milan Eh, sicuramente, però poi bisogna saper lavorare perché gli hanno di nuovo demolito la squadra e l'ha di nuovo rimessa in piedi. Tu l'hai L'anno data a sco Fonseca. L'anno scorso gli prendono un giocatore che aveva fatto un assist in una stagione intera ed era stato demolito, e parlo di De Ketelaere, fa una stagione più che discreta e quest'anno è il trascinatore insieme a Lookman dell'Atalanta, insieme a Lookman e Reteguito. Cioè, lì è capacità, banalmente, esperienza, capacità, saper lavorare, saper ricostruire quando viene smantellato, saper rifondare ogni 6 mesi o quasi praticamente, capacità. Bisogna saperle fare le cose, bisogna avere esperienza per farle, competenza per farle. Non è che le cose sono, diciamo, regalate, ecco. Allora, mi prendo proprio 20 secondi su De Ketelare, anche meno. Ma per un anno intero abbiamo cercato di fargli fare il tre quarti, un paio di volte anche la prima punta, ma giusto perché ne avevamo più alternative, eccetera. Quando a destra, nel nostro sistema, mettendo poi un tre quarti tattico, come poteva essere un Krunic della situazione, quindi dove sta giocando più o meno adesso l'Atalanta, quindi largo a destra in un tridente, tu potevi provarlo quantomeno in una posizione che era abbastanza semplice da inquadrare, che era l'unica forse che il Milan poteva
essere, diciamo così, facilmente assorbibile subito dal giocatore. E invece no. Ma su De Ketelaere probabilmente sì, tra qualche mese, tra qualche anno verrà fuori che quell'anno lì è stato un po' complesso, dai, diciamo Sì, così. sì, sì. A proposito di passato, visto che nel recentissimo passato si è tentato di, tra virgolette, pulire un po' la figura della D, relegandolo a puro uomo dei conti, ci ha pensato la D stesso a dire: guardate che io invece faccio tutto. E forse quando invece gli si dice al Milan Tizio, Caio, eccetera, hanno colpe, e allora evitiamo di togliere dalle colpe chi ha colpe, anche forse principali, visto che è appunto l'amministratore delegato. Tant'è che lui stesso dice: voglio essere anch'io a negoziare gli accordi, non credo che nessuno possa aspettarsi che faccia la transizione completamente in questo tempo che ho trascorso come CEO. Cioè, sono ancora un po' deal junkie. E infatti, come abbiamo sempre detto, ma non è che ce lo deve dire lui, ma soprattutto non ascoltate chi vi dice il contrario, l'amministratore delegato, in questo caso soprattutto, mette becco su tutto e tutti. Sì, per chi pensa che sia Ibrahimovic il capopopolo che decide tutto, per chi pensa che Moncada lavori nell'ombra e sia il vero, diciamo, colui che decide tutto quanto, ve l'ha detto lui che decide lui, mette il becco su tutto e vuole fare tutto. Ve l'ha detto direttamente l'amministratore delegato. Quindi prima di andare a Ibrahimovic m'ha deluso, non si può così, eccetera, è lui che decide tutto, è lui che ha firmato la stagione. Certo, la firma l'ha messa anche lui. Sì, Prima sì. di andare da Moncada e dire: vedi, Moncada parla di qui, parla di là, e quindi è lui che fa il mercato e basta. Certo, il mercato lo fa anche Moncada, anche perché se non lo fa lui, insomma. Però vi ha detto lui direttamente, l'amministratore delegato, che fa tutto lui. Quindi io nelle responsabilità Giorgio Furlani ce lo metterei. Poi vedete voi, siete liberi. Chiudiamo col proprietario, Henry, velocemente. Jerry, C'è. Capisco. sì. Beh, in realtà non l'abbiamo mai visto dal vivo spiccicare parola, sono sempre, se non al forum a Londra, dove comunque erano domande abbastanza Sì. congeniate, e soprattutto non c'era un vero botta e risposta tra un gruppo di giornalisti e il proprietario, non l'abbiamo mai visto in live dare due risposte che siano due a una domanda piuttosto che a un'altra. Ma per i tifosi il mio lavoro è vincere il campionato italiano ogni anno, lo capisco. È già un passo avanti. Per i miei investitori che si concentrano sull'apprezzamento del valore finale, il mio lavoro è posizionare la C Milan per lottare per lo scudetto ogni anno, qualificarsi per la Champions League ogni anno, andare il più lontano possibile nella Champions League ogni anno. Questo è ciò che massimizza il flusso di cassa e il valore del marchio. Se sulla seconda parte ci possiamo anche stare, il problema è la prima. Non è, a parte che non è per i tifosi, in realtà dovrebbe essere per il Milan in generale, non solo per i tifosi, anche per te stesso. L'obiettivo di tutti gli anni dovrebbe essere provare a vincere il campionato. Poi capisco che non sappiamo nemmeno come è fatto il nostro campionato, insomma, quanti punti dà una vittoria, men che meno, però più o meno è questo. Adesso sto esagerando ovviamente, ma il livello non è che è tanto lontano. Che dire, Harry? Niente, che dire, Niente, Simo, niente, niente. niente. Niente, perché se no chiudiamo il canale. Che dire, dai, La parte sportiva, come diceva il Carlo, la prossima la prossima volta. volta. Perché ho scelto Furlani? Beh, è una grande domanda questa. Avrei potuto Ce lo assumere chiediamo qualcuno? tutti, caro Jerry. Cioè, guarda, No. Jerry, ce lo stiamo chiedendo da un paio d'anni minimo. Perché hai scelto Furlani? Mannaggia, perché? Beh, Perché Jerry, te se lo vuoi chiedo io, proprio la perché hai risposta, scelto Henry, Furlani? Eh? la risposta è abbastanza semplice in Eh, realtà. Al di là della supercazzola che adesso tra poco leggiamo, è abbastanza semplice la risposta. sì, Perché la sì, lo proprietà del sappiamo Milan è bene. di Redbird, ma una parte delle azioni le ha avute
grazie a un prestito di Elliott. Quindi Già. avrei potuto assumere qualcuno con un casting nel calcio europeo, sia mai. Ma Giorgio pensa come pensiamo noi in Redbird. Lui, come Stefano Cocciari, è un po' un unicum per il calcio europeo, giovane, libero, eccetera, eccetera. E questo è il problema, che abbiamo pensato di far gestire una squadra di calcio a chi comunque è magari bravo a neanche gestire, perché l'ha detto lo stesso Furlani nell'intervista. Prima di arrivare al Milan aveva gestito un gruppo di lavoro di 4 persone. Quindi adesso ne gestisce 250, 260 solo a casa Milan, più giocatori, più Milanello, più. Quindi il problema è appunto aver dato in mano una gestione di una società che comunque è Associazione Calcio Milan, una società sportiva, che poi è ovviamente anche economica, ci mancherebbe, a chi di questo campo non sa niente. Se non Sì. quanto sa un tifoso, probabilmente, o giù di lì. Anzi, So, forse io spero che queste parole, anche se attualmente, cioè il 23 dicembre, rispecchiano un pochino quella che è insomma, lo stato attuale, spero che invecchino presto. Cioè che quello che sta accadendo sul campo, fuori dal campo, con la contestazione dei tifosi, in queste settimane faccia un pochino cambiare idea in apertura di 2025. La difficile, molto, se non impossibile, per tutte le questioni sovrastrutturali che conosciamo, quindi no, il rifinanziamento, l'allungamento fino al 2028, eccetera, eccetera. Ma spero che comunque qualcosina dal punto di vista del pensare, del ragionare che sia una squadra di pallone e di calcio e che ci si debba comportare con rispetto a riguardo di questo, spero che possa cambiare un pochino nel 2025. Sono un sognatore? Molto probabilmente sì, e rimarrò tale, però vedremo. Spero che c'è già una buonissima parte dei tifosi del Milan che ha un po' aperto gli occhi su quello che è la proprietà e la dirigenza del Milan. Spero che questa ulteriore dimostrazione del fatto che non c'è tutta questa smania di vincere, anzi, nemmeno a parole ormai, perché prima quantomeno si fingeva a parole, adesso nemmeno si finge più a parole, ecco, possa far aprire un pochino gli occhi. E tra l'altro mi aspetto che domenica con la Roma continui la protesta così come è andata in scena in quel di Verona. Henry, noi siamo quasi arrivati in chiusura. Guardo velocemente 2 grafiche al volo se c'è qualcosa che ci siamo persi. Vabbè, lo stadio lasciamo perdere, perché anche qui parlare del balletto dello stadio. Vogliamo parlare di tonali? No, mi fa male. Ok, Eviterei. evitiamo. Noi ci ritroviamo, Henry, tra poco, in realtà, tra poche ore per questa sorta di talk in versione short. Poi, come detto, da domani ci prendiamo 3 giorni di pausa per il Natale. Sì, per riposare un attimo e niente, per far riposare anche voi. Ragazzi, io è una cosa che spero io, la dico anche a voi. Evitiamo, se possibile, sto Natale di parlare di Milan, tipo ai pranzi, alle cene, perché se no ci intossichiamo il Natale, anche se abbiamo Sì, per vinto quei col 3 Verona. giorni lì, sì. Però parlate d'altro, dei vostri altri interessi, le vacanze che farete o non farete, il lavoro che vi distrugge o magari non vi distrugge, non lo so. Io farò di tutto per parlare il meno possibile di Milan, sia perché lo faccio di mestiere, sia perché vorrei passare un Natale sereno, ecco. A dopo. Come avete visto, non abbiamo parlato nemmeno della questione Maldini. Avete visto come siamo stati bravi oggi? Pensa, Henry, alla prossima. Sì, a dopo. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità.